गले वृंदावन बिहारी लाल की हरे शनिवार की विश्व राजकुमारी जो की जय जय श्री जय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे Chandraya Radhikaya Kadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Bhaktivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakta Vihira Aparhara Lakshmi Silvasta Kamari Saram Kamari Hita Mahita Sharanam Prapala Premate Saranarabindam Premate Saranarabindam Govinda Damo Daramadaveti Govinda Damo Daramadaveti Govinda Damo Daramadaveti Govinda Damo Daramadaveti Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Govinda Damo Daramadaveti Sham Sundar Shikanda Shekara Smaraha Sumurli Manara Radhikara Sukamama Kripanete Supriyacharna King Kurim Kuru Tuvevasmi Najivami Tayavana Jivikyaya Devi Tam Namam Janantikam. Verse 2. I offer my sustained Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Shtotarasta Sri Rupanugacharivaya Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj.
Prima di tutto offro il mio cuore come i miei maggi, il mio cuore come migliaia di fiori, a piedi di il mio amato maestro spirituale supremamente venerabile, Shilabhati Rathanaya Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Poi offro i miei omaggi al mio amato Parangurudeva, a Srila Prabhupada e tutta la nostra Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhascha, Upasindu Devata, Titanam Pavanebhyo Vaishnavim. Jai! Poi offro i miei omaggi a tutti i Vaishnavi e Vaishnavi qui presenti. Shri Guru Mata Ki Jai! Radhu Bhagavan Brajeshatanes Tadava Vrindavanam Ramya Kachit Upasna Prajavadu Vargena Yakalpata. Srimad Bhagavatam. In this verse, in a nutshell, the teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu has been presented. In questo verso vi è l'essenza degli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu. Radha Bhagavan, our worshipful form of Bhagavan is not Narayan, not Narayan, Matsya Kurma Varaha Nrsinga, but Brajeshatanaya, the son of the king of Braj, the son of Nanda Maharaj, Sri Krishna of Vrindavan. La nostra forma venerabile di Dio non è Narayana o Matsya Kurma o Shingadeva, ma è figlio di Nanda Maharaj. Tadhama Vrindavanam, and as Krishna is worshipable for us, similarly, his beautiful, sweet Brajabhumi, Vrindavan Dham is also worshipable for us. E così come Krishna è venerabile per noi, anche Vrajabhumi, la sua Vrindavan, è venerabile per noi. So if we will worship Nanda Nandan Sri Krishna and this Vrindavan, what is it? E quindi se noi veneriamo Nanda Nandan Shri Krishna e il migliore, Ramya Kachit Upasna Prajavadu Vargena Yakalpita. The method of loving service of Brajavadu, the young newly married gopis of Braja. e il metodo delle Vrajavadu, delle ragazze di Vrindavana che sono sposate da poco. Someone may say, you're making so many unprecedented claims. What is your praman evidence for these ideas? Una persona può dire, però tu stai facendo delle affermazioni senza precedenti. Quali sono il tuo praman, le tue prove per questo che affermi? Mahaprabhu said, Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. Srimad Bhagavatam is the crushed jewel, the topmost, perfect, immaculate evidence in these transcendental subject matters. Mahaprabhu dice che il Srimad Bhagavatam è il gioiello della corona di tutte le scritture, di tutte le prove. There are 18 main Puranas. 6 for those in the mode of Tamagun, 6 for those in the mode of Rajagun, and 6 for those in Sattvagun. Ci sono 18 scritture Which discuss about the glorious Lord Brahma or Rajagun, and those which have Vishnu as the main object. quelle che parlano di Brahma per chi è Rajaguna, e invece quelle che parlano principalmente di Vishnu sono per chi è Sattaguna. So among the various Puranas, Vishnu Purana, Padma Purana, which have Vishnu as their main goal, Srimad Bhagavatam, people used to think Srimad Bhagavatam is one of them. But it was not until Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared that he revealed Srimad Bhagavatam is supreme and far, far above all other Vedic scriptures. Quindi prima si pensava che lo Srimad Bhagavatam facesse parte di quei Purana che parlavano di Vishnu, ma non è, finché Mahaprabhu non è disceso, nessuno sapeva quanto in realtà lo Srimad Bhagavatam fosse superiore a tutte
le scritture. Maputot, Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarvasrai, Prati Shloke Prati Akare Narna Arthakai. Krishna Tulya Bhagavata. Krishna is just like Bhagavatam, Bhagavatam is just like. As see, Krishna is Vibhu, all-pervading and the greatest. So similarly, Srimad Bhagavatam is all-pervading and the greatest. Allo stesso modo, così come Krishna è Vibhu, ovvero che è onnipervadente, anche lo Srimad Bhagavatam lo è. As see, Krishna is a Sarvashrai, the shelter of all existence. Srimad Bhagavatam is also the shelter of all existence. Quindi è il più grande il modo in cui Krishna è l'ashray, ovvero il rifugio di tutta l'esistenza, allo stesso modo lo è anche lo Srimad It Bhagavatam. is Sri Krishna's Vanmohi Murti, sound incarnation. Ed è il Vanmaya Murti di Krishna, quindi è la sua incarnazione sotto forma di suono. Are you taking shelter of Srimad Bhagavatam? State prendendo rifugio nello Srimad Bhagavatam? If not, then where will you find shelter? Se non lo fate, allora dove troverete rifugio? Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarvasrai, Prati Shloke, in every verse, no, Prati Akare, in every letter of Srimad Bhagavatam, Nana Arthakai, there are many, many meanings. In ogni verso, anzi no, in ogni lettera, ogni parola ci sono tantissimi significati dello Srimad Bhagavatam. Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavat Sarva Veda Shastra Vaite Paramat Mahatma. Because Srimad Bhagavatam is the very Swarup, the embodiment of the sweet mellows of Krishna Bhakti Rasa. Therefore, it is the supreme and the most important of all the Vedic literatures. Quindi poiché lo Srimad Bhagavatam è l'incarnazione dei sapori di rasa, di questo rasa di Shri Krishna, allora questa è la scrittura più elevata. Immediately, when a person just desires to hear Srimad Bhagavatam even, Sri Krishna comes and takes his seat in that devotee's heart, and then the door of his heart slams shut, locked, and Krishna cannot get out. He stays in the heart forever. Nel momento in cui questo devoto ha il desiderio di ascoltare lo Srimad Bhagavatam e lo ascolta, Krishna entra nel suo cuore di questo devoto e poi all'improvviso la porta del cuore di quel devoto si chiude all'improvviso e Krishna rimane bloccato dentro il cuore di quel devoto. So Srimad Bhagavatam is so powerful. Quindi lo Srimad Bhagavatam è così potente. Srila Vyasadeva is writing Tachanat, means in that very moment when a person desires to hear and serve Srimad Bhagavatam, Krishna is captured in his heart. Tachanat, in that very moment. Quindi Srila Vyasadeva spiega il modo in cui, come quella persona non appena desidera di ascoltare lo Srimad Bhagavatam, allora Krishna subito viene intrappolato nel cuore del devoto. In Sanskrit, the word kshan means a moment, but kshan also means Mahotsava, great festival. Kshan significa in sanscrito momento, ma può anche significare grande festa. So, just as you have come here from all over the world to attend a grand festival, so similarly, when a person sits down and just desiring to hear Srimad Bhagavatam, Tachanat, because Krishna thinks, oh, hearing Srimad Bhagavatam is a grand festival, he comes and sits in your heart to listen also. Quindi così come voi siete venuti da tutte le parti del mondo per venire qui ad ascoltare lo Srimad Bhagavatam, Krishna pensa che ascoltare lo Srimad Bhagavatam sia un grande festival e quindi arriva nei nostri cuori se siete lì per ascoltare. So Srila Rupa Goswami Pada has described this anger of bhakti called Bhagavat Sravan, hearing Srimad Bhagavatam. Quindi Srila Rupa Goswami ha spiegato, ha chiamato questa anga della Bhakti Bhagavat Shravan, l'ascolto delle glorie di Dio. He said, Srimad Bhagavat Artanam Asvado Rasikaisaha. One should taste the many meanings of each syllable of Srimad Bhagavat. Verso 19. So we can chant together. Evam Udat Mahagati Swamayaya Gopatma Jatvam Sarita Vidambayam
Reme Ramalalita Harapalo Ramya Sama Ramya Bhakti Shacheshika. Meaning is this, Evam, in this way, Il significato è questo, Evam in questo modo. Nigudatma Gati, that Krishna whose course of activities, his Gati, is Niguda, hidden. Quindi Krishna che è l'origine di tutte le attività, ma è Nigudat Magadi, Nigudo è nascosto. How is the course of Sri Krishna's activities hidden? Swamayaya, by his own Maya, Yoga Maya. E in che modo Krishna viene nascosto nelle sue attività? Svamayaya, ovvero dalla sua energia Maya. Gopatmajatvam. He has the quality. Gopatmaja. Gopa means cowherd person. E lui ha le qualità Gopatmaja, Gopa significa pastore, pastorello. Atma means self, or it can mean body. Atmaja, born from the body. So Gopatmaja means the son of a cowherd. Atmaja può significare corpo oppure nato da, quindi Gopatmaja significa nato da un pastore. Vidambayan means Prakatayan. He's manifesting. Vidambayan significa Prakatayam, ovvero che si è manifestato. It can also mean that he's pretending O può anche significare che lui fa finta, to be Gopatmaja, the ordinary cowherd boy. che fa finta di essere un ordinario pastorello. By Charitar, by his activities. Attraverso Charitare, le sue attività. Whether he's pretending or not is a controversial matter. Però il fatto che faccia finta o meno è una materia molto Depends on who you controversa. ask. Dipende a chi lo chiedi. So, when Sri Krishna, this chapter 15, it is towards the end of his Pauganda Lila. Sri Krishna has the Pauganda Lila, his babyhood pastimes. There, mainly, Vatsalya Ras, the parental love is prominent. Then he has Pauganda Lila, it's his childhood. There, Sakaras, playing with friends, is prominent. And then his Kaishwa Lila, he becomes adolescent. Then the Madhurya Rasa, romantic love and pastimes with the gopis become prominent. Quindi Krishna, sapete, ha tre momenti della sua vita. Il primo è quando è soltanto un piccolo bambino, è praticamente non nato, e lì è permanente il Vatsalya Rasa, quindi l'amore parentale. E poi quello successivo invece è il Pauganda Lila, che in questo verso si sviluppa proprio quando è al termine il Pauganda Lila, dove c'è la sua infanzia, e quindi è principalmente il Sakya Rasa, quindi il Rasa dell'amicizia. E poi quando entra invece nel Kaishor Lila è il Madhurya Rasa, l'amore preponderante, il sentimento romantico. Here in chapter 15, Sri Krishna is just coming to the end of his childhood pastimes, the Pauganda Lila. Quindi nel capitolo 15 Krishna sta arrivando alla fine del suo Pauganda Lila. So in this chapter, so many ways in which he's playing with the cowherd boys have been described. Quindi in questo capitolo molti modi in cui Krishna gioca con i suoi amici vengono descritti. And also his killing of Asdemon, Denakasur. E poi anche il modo in cui lui inizia a sconfiggere i demoni come Denakasur. So, see Krishna playing like a cowherd boy, enjoying loving pastimes with his friends, hiding his opulence by his yogamaya. Quindi Shri Krishna gioca come un pastorello con i suoi amicheti, in questo modo lui nasconde le sue potenze attraverso la sua energia maya. Reme Rama Lalita Pada Palavo, that Krishna whose lotus feet are pampered and fondled and caressed by Lakshmi Devi, the goddess of fortune. Quel Krishna i cui piedi vengono curati dalla dea della fortuna stessa, Lakshmi Devi. Gramyavad, he is playing like a villager. Gramyavad, lui gioca come una persona comune del villaggio. Gram means village. Gram significa villaggio, Like Nandagram. come Nandagram. So he's Gramyavad. He, though
though he is Chestika, he is the Aishwarya Chesta Yukta. That means he's full of Aishwarya. He's playing like a villager surrounded by so many other villagers. Però Isha necessità, anche se lui è onnipotente, lui è Swayam Bhagavan, lui è Dio stesso, lui gioca con i suoi abitanti del villaggio come se fosse una persona comune. So this verse, there's an extreme contrast between the Aishwarya of Krishna, his power of being Bhagavan, and how it's covered in his Brajalila, and he's playing like an ordinary boy. Quindi in questo verso c'è un grande contrasto tra l'opulenza di Krishna, il fatto che lui è Bhagavan, Dio stesso, e il modo in cui lui invece agisce con un'estrema dolcezza come una persona comune con gli abitanti di Vrindavana. So now, in accordance with the realizations of our great acharyas, we want to taste each word and each syllable of this verse. Il modo in cui lui è coperto da maglia, quindi noi vogliamo gustare tutte le realizzazioni e gli aspetti nascosti di questo verso che i nostri acharya hanno realizzato. Evam means in this way. Evam significa in questo modo. In what way? In the way that has been previously described in this chapter, how he's playing with the cowherd boys. In che modo? Nel modo in cui è stato descritto precedentemente in questo capitolo, del modo in cui lui gioca con i suoi amici pastorelli. In the morning, Sri Krishna, along with many friends, with Balaram and Subal, Sridham, Arjun, Labanga, Stoga, Krishna, Madhu, Mangal, Vasan, Kokil, Pringa, and others, and surrounded by millions of cows, he entered into the beautiful forest of Vrindavan. La mattina Sri Krishna si sveglia e con suo fratello Balaram, Madhumanga, Sridham, tutti quanti insieme a milioni di mucche e mucchette, loro vanno ed entrano nella foresta. There in the forest, very beautiful breeze is blowing, carrying the fragrance of the lotus flowers which are blossoming in the Jamuna. E c'è una brezza dolcissima che porta il profumo dei fiori di loto che sbocciano sulla riva di Vrindavana e dello fiume Yamuna. Oh, bees are singing sweetly in the fifth note. Sarigama-pa. E le api cantano dolcemente nella quinta nota. The bees are in so much ecstasy because they have Sri Krishna's association that in their ecstasy they close their eyes and just sing loudly. E le api sono così felici di avere semplicemente l'associazione con Sri Krishna che loro chiudono gli occhi e cantano. And Krishna and his friends, they have so much fun imitating them. Oh, look. I loro amici si divertono così tanto a prenderle in giro e dicono, oh guarda. The parrots are calling in the trees. E invece i pappagalli cantano dolcemente, li chiamano dagli And the alberi. cuckoo birds. E i cuculi anche. And Krishna and his friends, they enjoy imitating him. E Krishna e i suoi amici si divertono ad imitarli. Sometimes a lion in the forest growls, and all the animals scatter here and there, and Krishna, all of his friends laugh, and they also run here and there, pretending to be frightened animals. E quindi a un certo punto nella foresta c'è un leone che ruggisce e tutti gli animali impauriti scappano da tutte le parti e Krishna e i suoi amichetti allo stesso modo fanno finta di essere spaventati o che stanno cacciando e quindi corrono anche loro da tutte le parti. The peacocks are calling, Keika, Keika, and the boys imitate them. And when the male peacocks spread their feathers and dance, have you seen how they dance? It's vibrating. So then Krishna also starts dancing like a peacock and makes his friends laugh. E quindi ci sono tanti pavoni che fanno i loro versi e i Krishna e i suoi amichetti li copiano e poi quando iniziano a danzare, non so se avete visto come fanno con le piume che le fanno tremolare, anche Krishna inizia ad imitarli facendo ridere i suoi amici. Sometimes the boys are climbing in the trees A volte i suoi amici si arrampicano and sugli catching the alberi tails of monkeys. e acchiappano le code delle scimmie. The banyan trees, they have branches, and from their branches they drop roots that go into the ground and then grow out again. And then they have branches that drop roots that go into the ground, and the tree spreads for miles.
E ci sono gli alberi baniani che hanno un tronco che poi dagli stessi rami rientrano dentro la terra e fanno delle radici, in questo modo si espandono per miglia. In some places, the boys, they climb the tree, they can even cross the Jamuna on the branches of the banyan trees. In alcuni punti, per quanto sono grandi e lunghe queste radici e rami di quest'albero, loro possono anche attraversare lo Yamuna semplicemente camminando sui rami. When it's hot, they play in the water of Jamuna to refresh themselves. E quando fa troppo caldo loro si rinfrescano giocando nel fiume Yamuna. Sometimes they have a wrestling competition. A volte è una competizione di wrestling. And Krishna and Balaram, they stand there watching and they see the boys showing their expertise in wrestling. E With Krishna, great approval, yeah, sadhu, sadhu. e Krishna e Balaram loro guardano mentre i loro amici combattono e loro con approvazione vedono che chi è più potente dicono bravo, sadhu, sadhu. Sometimes Krishna and Balaram also wrestle with each other, with other boys. E a volte anche Krishna e Balaram lottano tra di loro o con i loro amici. When they become tired, then Balaram sits down. He's exhausted from playing. E quando Balaram non ce la fa più si stende e sospira e dice And see Krishna, because he's the younger brother, he sits down at the feet of Balaram and massages his feet. e siccome Krishna è il fratello minore lui va da Balaram e inizia a massaggiare i piedi. Sometimes the other boys, they see that Krishna is tired, and so they make a very nice bed of fresh leaves. E a volte gli amichetti di Krishna vedono che lui è stanco, quindi gli preparano un letto di foglie molto morbido su They cui invite him, posarsi. say Krishna, come and lie down here. E loro gli dicono, vieni Krishna, mettiti qui e stenditi. And Krishna puts his head in the lap of a cowherd boy, and another boy massages Krishna's feet, and another boy takes leaves and fans Krishna. E allora poi Krishna mette la sua testa sul grembo di un pastorello, un altro pastorello invece gli massaggia i piedi, un altro ancora prende delle foglie e lo inizia a sventolare. Oh, other boys, they sing. Altri ragazzi, amichetti invece cantano. And when Sri Krishna hears his glories, oh, with the Priyanama Sakas, when they sing, they know that Krishna has love for Braj Gopis, so they hide some secret in the song, and Krishna hears it with great satisfaction. Quindi Krishna ascolta in che modo i suoi amici cantano, però i Piranarmasaka, ovvero i suoi amici più stretti, sanno del suo amore per le gopi, quindi cantano nascondendo queste cose nella canzone, e quindi Krishna, comprendendo, è molto felice di ascoltarlo. Krishna looks around the forest of Vrindavan and he is appreciating how beautiful it is. E Krishna guarda tutta Vrindavana e apprezza quanto è bella. As he glances here and there at the trees become in so much ecstasy that they burst into flower and fruits come on their branches. And when their branches become heavy with fruits and flowers, then they bow down and give pranam to Krishna. E gli alberi in estasi per essere guardati dagli occhi di Krishna, allora loro tutti i fiori iniziano a sbocciare, da essi poi nascono così tanti fiori e frutta che gli alberi poi a un certo punto iniziano a chinarsi e offrono i loro omaggi a Krishna. See, Krishna is very pleased by this. He knows that the trees are bowing down to him. And he wants to glorify the trees of heaven. But because they're bowing down to him, and it's quite uncivilized to glorify oneself, so then, as a joke, to relish Sakura's friendship, he begins to glorify Balaram. He's actually speaking his own glories, but disguising it as the glories of Balaram. E quindi, siccome lui è molto soddisfatto da questi alberi, lui vuole cantare le sue glorie, però in questo modo, siccome è considerato incivile per una persona cantare le loro proprie glorie, lui inizia a glorificare Balaram, anche se indirettamente sta parlando di se stesso. See, Krishna said, Oh Dauvaya, my dear elder brother, E dice, oh mio caro fratello maggiore, see how these trees are bowing down at your feet to become free from the sins that cause them to have to take birth as trees. e dice, oh caro fratello, vedi in che modo questi alberi si stanno inchinando a te per liberarsi dal karma che li obbliga a reincarnarsi come alberi. They're thinking that when you wander through the forest, the cows follow you, the birds follow you, the bumblebees follow you. But we are trees, we cannot move, only we can watch you go past. E loro So we are pensano, very sinful.
Loro pensano, quando tu passi per la foresta, le mucche ti seguono, gli uccellini ti seguono, i bombi ti seguono, però invece noi che siamo alberi possiamo semplicemente guardare da che parte vai, quindi noi siamo molto peccaminosi. Krishna speaking like this. Why? Gramyavat. He's joking like a village boy with his brother. Actually, all the trees in Vrindavan, they have no sins. In realtà Krishna perché ti sta dicendo queste cose? Perché lui è come se agisce come una normale persona del villaggio, quindi in realtà gli alberi di Vrindavana non sono assolutamente peccaminosi, ma sono Taduri innocenti. bhagami janma kimapyatavyam yad gokulepi katamangri jobishekam. Lord Brahma has prayed to take any birth, even as a tree or a stone in Braja. Persino Brahma stesso ha pregato di prendere nascita come un filo d'erba o un albero oppure una roccia di Vrindavana. Asam ahocharana renu jusham hamsam Vrindavan ekimati gulmalataushadhina. Uddhav even has prayed to even become a blade of grass in Vrindavan. Uddhava persino ha pregato di diventare un filo d'erba a Vrindavana. Draya. Oh, Balaram. Today the earth planet has become fortunate. E Krishna ha detto a Balaram, oh mio caro fratello, oggi la terra è diventata fortunata. Why? Because her grass and her shrubs are being touched by your lotus feet, Balaram. Perché? Perché tutta l'erba viene toccata dai tuoi piedi di loto, Balaram. That means earth was not fortunate before. Even though many incarnations came, like Lord Varahadev came and picked up the earth, and even together they had a child, Baumasur. But still, the earth was not fortunate. Today the earth is fortunate. And Balaram, why? Because your feet are touching the grass on this earth. Quindi che significa che adesso la terra è fortunata perché? Perché c'è passata sopra Balaram, perché significa che anche tutte le altre incarnazioni come Varagadeva che ha sollevato la terra con il suo muso e addirittura ha avuto anche un figlio con lei, non era fortunata ma lo è diventata quando è stato toccato dai piedi di loto di Balaram. Padas Krisho, Drumalata Karajabi Mrista. And these trees and creepers are fortunate because you, with your fingernails, you pinch them and pluck the flowers from these trees and creepers. E quindi questi alberi, questi rampicanti sono estremamente fortunati perché? Perché tu con le tue unghie stacchi delicatamente il fiore e in questo modo vengono toccati da te. Najadreya and the hills are fortunate and the rivers are fortunate. E i fiumi sono estremamente fortunati. Kagamriga Sadayavaloke, and also the birds and the deer are fortunate because you glance upon them with very compassionate glances. E anche gli uccelli e i cervi sono estremamente fortunati perché tu li guardi con il tuo sguardo misericordioso. Gopyantarena Bujayo api Yatspriyasri, and these Shamalatas. Shamalata, here, Gopya means Shamalatas. There are some very dark creepers which are very cool to the touch and fragrant. E poi dice che ci sono queste sciamalata che sono delle rampicanti molto scure e fragranti. So these creepers have been embraced to your chest, even though such a fortune is desired by Lakshmi Devi, the goddess of fortune herself. E queste rampicanti sono state abbracciate al tuo petto ed hanno avuto una così grande fortuna che persino Lakshmi Devi prega per questo. So Sri Krishna, he was trying to hide his feelings, but anyway, this feeling popped out. Quindi Sri Krishna stava cercando di nascondere questo suo sentimento, però alla fine in un modo o nell'altro è riuscito a uscire fuori. In his mind, he was remembering that now he's coming to the end of his childhood. Secretly, he'd begun to meet with Srimati Radhika and Brajagopis. Perché adesso lui era arrivato alla fine del suo Bhagandalila e lui riusciva ad incontrarsi segretamente con Radhika e le Gopi. And he was so ecstatic over his newly discovered love. For the first time, he was meeting with Radhika and Brajagopis. He was so ecstatic over that. Everything he was seeing in the forest was reminding him of his meetings with Radhika and the Gopis. E lui era così estatico per questi nuovi incontri che stava avendo con Radhika e le sue gopi che ogni cosa nella foresta gli ricordava di questi incontri. He tried to hide his feeling by joking with Balaram. Cercò di nascondere i suoi sentimenti scherzando con Balaram. But everything he was saying was about his own pastimes.
ma ogni cosa che diceva era riguardo ai suoi passatempi. This is called Avahita Bhav. The Sanchari Bhav, the wave of emotion, Avahita Bhav, when a person tries to conceal their real mood. Quindi questo è chiamato Avarita Bhav, ovvero quando una persona cerca di Sanchari Bhav, dove una persona cerca di nascondere il proprio sentimento. But the Rasic Vaishnavas, though a person may try to conceal the mood, those who are Rasic can see what mood is there. Però i Vaishnava rasici, loro comunque riescono, anche se una persona cerca di nascondere il loro sentimento, il loro bhav, comunque loro riescono a comprenderlo. The real meaning, the Byanjan Briti, words have the direct meaning, Abhida Briti, then associated meaning, Lakshana Briti, and the figurative meaning, Byanjan Briti, suggested meaning. Quindi le parole hanno il significato diretto, il significato figurativo e il significato indiretto. So, the Srimad Bhagavatam is a masterpiece of Vyanjan Briti. What is being expressed is not expressed, something else is expressed. And the actual meaning of Srimad Bhagavatam is in the Dhvani, in the suggestion. Quindi lo Srimad Bhagavatam è il capolavoro del Vyanjamriti, ovvero del significato indiretto, perché tutto quello che viene, il vero significato delle cose in realtà non vengono mai espresse direttamente. If you strike a bell with a hammer, dong, then that strike of the bell, when you strike the bell with a hammer, afterwards some vibrations come, in waves. Perché quando si batte con un martello sulla campana, allora c'è il suono e poi il suono continuerà ad espandersi per onde. So the words of Srimad Bhagavatam, that's like the striking of the bell. Dong. But the deep meaning of Srimad Bhagavatam is not there directly in the words. It's in the waves of suggestion. That is called Dwani, Anudwani, Pratidwani. Quindi il significato diretto del verso è quando si batte con il martello sulla campana, però poi i veri significati si trovano nelle onde successive, quindi quello è i vari significati successivi. So Krishna's real meaning is, oh, today the earth is fortunate to be touched by my lotus feet. Quindi il vero significato di Srimad Bhagavatam viene espresso nel duario, nell'implicazione. E Krishna sta dicendo, adesso la terra è fortunata perché ha toccato i miei If piedi. someone will say, but why today? Because the earth was touched by your lotus feet yesterday. E per una persona può dire sì, ma perché oggi? Perché la terra è stata toccata anche dai tuoi piedi di loto ieri. So Krishna is thinking, yes, but today my lotus feet were held on the heart of Brajagopis. E lui dice sì, è vero, lui direbbe sì, è vero, però oggi i miei piedi sono stati tenuti sul cuore, sul petto delle gopi di Vrindavana. The creepers are fortunate they've been nipped by the fingernails. Oh, that means that Krishna feels fortunate that he's been touched by the fingernails of Brajagopis. E Krishna dice i rampicanti sono stati, i fiori dei rampicanti sono stati presi via con le unghie, ma cosa intende in realtà che lui è fortunato perché è stato toccato dalle unghie delle gopi di Vrindavana. See, Krishna in the mountains and immersed himself in the rivers. So he has played with the Brajagopis and immersed himself in their love and received their very compassionate glances. Quindi Krishna il fiume è fortunato perché lui si è immerso nell'acqua, ma cosa significa? Che Krishna è stato sommerso, si è immerso nell'amore di queste gopi e lui ha ricevuto il loro sguardo misericordioso. Gopyantarena bhujayor. And Krishna said, oh Balaram, these dark creepers have been held to your chest. So the word for dark creepers is gopya. So gopya also means gopis. So in the end, his feeling, he was trying to hide, then it came out, Gopyantarena bhujayor. The gopis have been held to your chest, but really it's his own glory that he has embraced Braj gopis to his chest. E quindi poi dice questi rampicanti scuri sono stati, li hai presi sul tuo petto, in realtà cosa significa? Che la stessa parola in sanscrito per dire rampicanti è gopia, e quindi in questo modo anche se lui cercava di nascondere il suo vero sentimento, alla fine è uscito fuori e ha spiegato il modo in cui le gopi erano tenute abbracciate sul suo petto. One may say, oh, I'm reading Srimad, but I cannot see it. Where is it? Quindi in realtà lui stava parlando soltanto delle sue glorie, e quindi una persona può dire sì, ma dove sta scritto questo? Io non lo vedo. Shukadev Goswami speaks in such a beautiful way, hiding his most confidential intentions.
Però in realtà Srila Sukadeva Goswami, lui parla nascondendo le sue vere intenzioni nei versi. Premadvayor rasikayor aidipan eva ridveshva bhasyati nishtala eva bhati. It's the nature of praying that it's never expressed directly. It's always expressed indirectly or in a hidden way. Perché la natura di prema del puro amore che esso non viene mai espresso direttamente o comunque in modi indiretti, viene nascosto. In verse 9, Shukadeva Goswami has said, Evam Vrindavanam Srimat Krishna Prita Manapashun Rame Sancharayan Adre Sarid Rodhasu Sanugaha. Said in this way, Vrindavanam Srimat, Krishna was enjoying the beauty of Vrindavan. Nel verso 9 Srila Sukadeva Goswami dice, in questo modo Krishna stava godendo di Vrindavana. Krishna Prita Manapashun, and his heart was feeling great satisfaction as he was sanchara and wandering here and there with the cows. Il suo cuore faceva esperienza di grande soddisfazione mentre portava le mucche al pascolo. Sanuga and his followers, the cowherd boys, E Sanuga e anche i suoi pastorelli che lo seguivano. were Adre Sarit Rodashu, on the bank of the lake and on the slopes of Giraj Govardhan. Dove? Lungo le rive del lago e sulle salite e discese di Giriraj Govardhan. So this is the general outer meaning. Quindi questo è il significato generale. But the profound meaning, Evam Vrindavanam Srimat Krishna Prita Mana Pashu, means that Krishna told Balaram, oh Balaram, I'm just going to wait here at Govardhan with Subal and rest for some time. You and the other coward boys, you should go Pashun, Rame Sancharyan, and enjoy taking the cows to Vrindavan where they can drink the water of Jamuna. Quindi in realtà cosa significa? Che Krishna ha detto ai suoi amici pastorelli, ha detto voi intanto andate, io rimango qui con Subal e Sridham e poi portate le mucche al pascolo dove, al fiume Yamuna dove si possono abbeverare. So Balaram and the other Sakhis said, oh come on, let's go. And they took all the cows. Krishna stayed behind and secretly here, Evam Vrindavanat Srimat Krishna Pritamana means, here Srimat means Srimati Radhika. E quindi poi Balaram disse ok andiamo e porta via tutti quanti e poi Krishna segretamente, qui la parola Srimat significa, indica Radhika. Krishna Prita, he's full of love for Krishna. Che lei è piena di amore per Krishna. Krishna Prita Mana, Mana means Manasa Ganga. Krishna Prita quindi significa che Radhika è piena di amore, invece Manasa significa So Manasa Ganga. Rodasu, upon the bank of Manasi Ganga, Adre, at the side of Giriraj Govardhan, see Krishna met with Srimati Radhika Sanuga along with her Sakhis Lalita Vishaka and others. Quindi cosa significa? Che Krishna si è incontrato segretamente con Srimati Radharani sulle rive del fiume Ganga, Samaga, insieme alle amiche di Radhika, le altre gopi. So this verse of Srimad Bhagavatam is like a golden casket in which is hidden the confidential clue that even during Pauganda Lila, just at the end of Pauganda Lila, see Krishna's pastimes of Madhuras, romantic pastimes, already secretly had begun. Quindi questo verso è come un gioiello segreto che in realtà indica il modo in cui Krishna già alla fine del suo Pauganda Lila si stava iniziando ad incontrare segretamente con Radhika e le sue gopi. Many people say, oh, where is Radhika mentioned in Srimad Bhagavatam? I don't even see her name. E molte persone dicono sì, ma dov'è che Radhika viene nominata così tante volte? Io neanche vedo il suo nome. But the glories and pastimes of Srimati Radhika are throughout Srimad Bhagavatam. Ma in realtà le glorie e il nome di Srimati Radhika è in tutto lo Srimad The Bhagavatam. persons who cannot see the glories of Srimati Radhika in Bhagavatam, they're like persons who they look at henna leaves and say, where is the red color? E le persone che non riescono a vedere il nome e le glorie di Srimati Radhika nello Srimad Bhagavatam sono come le persone che guardano le foglie dell'enna e dicono dov'è il colore rosso? You know, if a girl is going to get married, then her hands and feet, everything are decorated with beautiful designs in henna. Quindi sapete
Sapete che se una donna si sta per sposare, una giovane ragazza, allora le sue mani e i suoi piedi saranno coperte e decorati con questo colore rosso derivato dalla pianta rossa And a dell'Erna beautiful mehendi. red color. Ed è un colore rosso bellissimo. But the henna leaves, what color are they? Però le foglie dell'Erna in sé di che colore sono? So they are green. Sono So verdi. the foolish person looks at the henna leaves and says, ah, there's no red here. Quindi una persona sciocca vede le foglie dell'Erna e dice ma qui non c'è nessun colore rosso. No, there's a process. C'è un processo ovviamente. The Sakis of that girl, they will take the henna leaves and they'll grind them into paste. Perché le sacchi, le amiche di quella Gopi prenderanno le foglie dell'Enna e le macineranno. And then they apply the paste in patterns onto the hands and feet of their Saki. E poi questa pasta la metteranno sopra le mani, i piedi e altre parti del corpo della loro amica. And then let it dry. E poi aspettano che si asciugheranno. Then afterwards, when they remove it, then you can see bright red, beautiful designs. E poi dopo aver rimosso questa pasta si vedrà che sotto ci saranno dei bellissimi disegni. So di in un the rosso same way, forte. the pure Vaishnava Guru, he takes the verses of Srimad Bhagavatam and then he grinds them into every syllable, small syllables. E quindi in questo modo il Guru Vaishnava cosa fa? Prende tutte le singole sillabe dello Srimad Bhagavatam e le macina completamente. Then taking many meanings of the Guru speaking, he applies this paste onto the heart, the pure and clean heart of his disciple. E quindi poi prende questa pasta che viene creata da tutte le varie sillabe, dai significati delle varie sillabe dei versi dello Srimad Bhagavatam, e questa pasta la applica sul cuore del suo devoto che è estremamente puro, questo Then the cuore. disciple, he just has to wait a little time. E poi il discepolo deve solo attendere un pochino. And then he will say, the redness has come. That means the glories of Radhika are jumping out from every verse of Srimad Bhagavatam. E poi vedrà, dopo aver fatto la pasta, che c'è un forte rosso sotto. Cosa significa? Che da ogni singola sillaba dello Srimad Bhagavatam le glorie di Srimati Radhika escono fuori. So, how Sri Krishna was playing in the forest with his friends, how Sri Krishna separated from Balaram and the other boys and secretly met with Radhika and Braja Gopis. This is the meaning of Evam, in this way. E quindi il modo in cui prima Krishna era con i suoi amici, poi il modo in cui i suoi amici sono andati via e lui segretamente si è andato ad incontrare con le Gopi e Srimati Radhika, tutto questo è racchiuso in questa parola Evam, in questo modo. Evam Nigudatma. Niguda means Nitaram, continuously concealed. Niguda significa Nidaram, ovvero continuamente nascosto. As Krishna plays in Vrindavan, what is he continuously concealing? Atmagati, that means his Aishwarya, his godhood, his Bhagavata, his godly powers. They're being concealed. Quindi mentre Krishna gioca a Vrindavana, cos'è che sta nascondendo continuamente? L'Atmagadi, ovvero il fatto che lui è Dio, che ha tutte le sue opulenze. Swamayaya, how? By his Yogamaya Shakti. Swamayaya, ovvero attraverso la sua energia Maya. In Bhagavad Gita, Sri Krishna has said that Avajananti mam muddha manosim tanam asritam param bhavam ajanato mama bhuta maheshwaram. Krishna said that ignorant persons, they criticize me when I appear in this world and play in a human-like form. Quindi Shri Krishna nella Bhagavad Gita spiega di come le persone ignoranti e sciocche, loro mi criticano quando io prendo la mia forma umana. It is inconceivable for most people. E questa cosa in realtà è inconcepibile per la maggior parte delle persone. If they think of God, they think of something like endless space. Perché se pensano a Dio, pensano a qualcosa come uno spazio interminabile. Because they think God is unlimited, so he must be like endless space. Perché se Dio è illimitato, allora dovrebbe, per forza deve essere come uno spazio illimitato. But when Mother Yashoda looked in the mouth of baby Krishna, then she saw that all the endless space was there. Ma quando Madre Yashoda guardò nella bocca del piccolo Krishna, lei vide tutto lo spazio infinito nella sua bocca. This space is nothing.
questo spazio è nulla. This space cannot even sing or dance or smile or do anything. Quindi questo spazio non può né cantare So né how is it usare. unlimited? It has many limitations. Quindi in realtà non è limitato, ma ha molte limitazioni. So the general person, they cannot conceive how the supreme being who has unlimited potency actually has a human-like form. Quindi le persone comuni non riescono a comprendere il modo in cui Sri Krishna, che è Dio che è limitato ed è onnipotente, può avere una forma così dolce e umana. Even those who can understand that God can have a spiritual form, they think that Bhagavan, he has 4 arms, Lord Narayan, with a chakra and gada and lotus and conch. Ma anche le persone che pensano che Dio può avere una forma, loro pensano di una forma personale, loro pensano che abbia 4 braccia e ha il chakra, la clava, il fiore di loto, eccetera. And they think that when Krishna appears in this world, oh, Lord Narayan is pretending to be a little boy. But this is wrong. Actually, this little boy is pretending to be Bhagavan in the form of Lord Narayan. E poi quando invece discende in questo mondo Krishna, loro pensano che è semplicemente Narayana che ha preso questa forma da ragazzo, ma in realtà è l'esatto opposto, è Krishna che fa finta di essere Narayana, Dio. To mean that Keshava Dreta Dasavidha Rupa, it is Krishna of Vrindavan who has taken so many different forms of avatars just for play. Quindi in realtà è Krishna di Vrindavana che per gioco ha preso tantissime forme di tante espansioni avatar. So, Evam Nigudatma Gati Samayaya, see Krishna is hiding his identity as the all-powerful Supreme Lord by his Swamaya, by his Yogamaya power. Quindi Krishna sta nascondendo il fatto che lui è Dio stesso, onnipresente e onnipervadente, attraverso Swamayaya, ovvero la sua energia di Maya. See, Krishna has also said, Naham Prakasha Sarabhasaha Yogamaya Samavrita. I am not visible. I am not understandable or realized by everyone. Why? Because I cover myself with Yogamaya. I hide from them by my Yogamaya. Krishna stesso dice che io non sono raggiungibile o comprensibile da tutti perché io stesso mi copro attraverso la mia energia di Maya. It can also mean here, Nigudatma Atmagati does not only mean Aishwarya, but it can mean Nija Madhuri Vishesh, Krishna's special sweetness. Ma Nigudatmagati può anche significare l'energia molto dolce di Krishna. The special human-like sweetness of Sri Krishna is hidden from the people of the world. No, it's even hidden from the great sages. It's even hidden from the Upanishads. Quindi questa dolcezza di Krishna, ovvero quella dolcezza della sua forma umana, questa forma viene anche, e la sua dolcezza viene nascosta non solo alle persone comuni, ma anche ai più grandi sadhu, alle persone più esaltate. Yogamaya Purnamasi Devi herself, this Swamaya it said here about Yogamaya. Yogamaya herself has said, Harim Adishateira Jobara Purataha Sangamayatya Muntama Brajabama Drisham Napadati Prakata Savadrishaha Suterapi. Yogamaya stesso ha detto in riferimento a questa parte di Svamaya. The meaning is, in a metaphysical sense, we can say the vision of God is obstructed by rajas and tamas, passion and ignorance. Quindi sul piano metafisico possiamo dire che la visione di Dio è ostruita da rajas, la passione e tamas, l'ignoranza. But the sweetness of Krishna's playing in Vrindavan is also hidden by a kind of raja and tama. Però anche la dolcezza di Krishna Vrindavana in un certo senso è ostruita da un certo tipo di raja e tama. Especially his pastimes with Braja Gopis. Specialmente ai suoi passatempi con le gopi di Vrindavana. Why? Because when the sun is about to set, Sri Krishna returns to the village with the cows, and the cows are making huge clouds of dust in the air. So it's very difficult to, where is Krishna, because there's dust everywhere. Quindi specialmente lo è difficile per le gopi di Vrindavana perché quando Krishna lui ritorna dai suoi passatempi dalla foresta con le sue mucche ed è ormai sera, le mucche tornando e anche i pastorelli alzano una grande polvere e questa polvere le ostruisce e non riescono a vederli. So in Sanskrit, the word for dust is Raja. So Krishna's Leela is covered by Raja. You cannot see because of the Raja. In sanscrito la parola per polvere è anche Raja, quindi in questo modo i passatempi Krishna è coperto da questa Raja, da questa polvere e loro non riescono a vederlo. And then the sun sets
and it becomes dark. And now the gopis are very happy. Now the night has come. We will sneak out from the house in the darkness and go and meet with Krishna. E poi adesso è scesa la notte, quindi è tutto buio, quindi le gopi sono molto felici perché adesso loro possono sgattaiolare via di nascosto e incontrarsi segretamente con So the Krishna. word for darkness in Sanskrit is tama. E la parola in sanscrito per buio è tama. So Krishna's leela is covered by raja and tama, dust of the cows and the darkness of night. E quindi i passatempi di Krishna sono coperti da raja, ovvero dalla polvere delle mucche, e da tama, ovvero dal buio. Brajbhamadrisham napadati prakatasavadrisha suterapi. And therefore, even the great sages who know all the Vedas and Upanishads, they cannot understand the padati, the methods of loving services of the beautiful gopis of Vrindavan, who are charming Krishna with their sidelong glances. Quindi anche i più grandi sadhu che conoscono perfettamente le Upanishad e i Veda, loro non possono comprendere il padati, ovvero il modo segreto in cui le gopi di Vrindavana servono Shri Krishna. So this is an evam nigudatma. See, Krishna's leela is his opulence is covered in the leela, and for those who are not in the leela, his sweetness is covered. They don't get the chance to realize how sweet Krishna's human-like pastimes are, even those who are expert in the Upanishads. Quindi questa parte, Evamni Gudatma, tutto questo che abbiamo spiegato era chiuso in queste parole, e quindi questo significa che persino per le più grandi persone esaltate, per loro è inaccessibile questi passatempi così segreti di Krishna Vrindavana con le sue gopi. His opulences are hidden from his associates who have a sweet relation with him. His sweetness is hidden from those who see him through the eyes of Aishwarya. And also, then the third one, his own opulence is also hidden from himself. Quindi la sua dolcezza è nascosta a quelle persone che lo vedono con la sua opulenza, e le persone che la vedono invece le persone che lo vedono con dolcezza, a loro la sua opulenza è nascosta. E la terza cosa è che le sue opulenze sono nascoste a Krishna stesso. Evam nigodatma gati, the atmagati, the opulences of Sri Krishna, nija aishwarya, they are niguda, they are hidden, swa mayaya. Here swa means by his own associates. Maya, one meaning of maya is mercy. Krishna's own opulence is hidden from himself by the mercy of his associates. Understand? Quindi un altro significato è che le opulenze di Krishna sono nascoste, swa significa le sue, e Maya può significare anche misericordia. Quindi cosa significa? Che le sue opulenze di Krishna stesso sono nascoste a lui attraverso la misericordia dei suoi associati. Visujjati hridayam yasya saksha dharira vaso vito pigopanasha pranaya rasayana vitangri padma sabhavati bhagavat pradana uktaha. See, Krishna's lotus feet are bound by the ropes of love of the pure devotees. Quindi qui viene detto che Krishna viene legato dalla corda dell'amore dei suoi devoti. What does it mean? It means that though Krishna is God, he hides his identity by his yogamaya. Quindi Krishna, anche se lui è Dio, lui nasconde la sua vera identità attraverso Yogamaya. So his associates, they don't see his opulence. Quindi i suoi associati non vedono la sua opulenza. But Krishna himself becomes bound by the prema of those associates. Ma Krishna stesso viene legato dall'amore dei suoi associati. If Mother Yashoda will tie him with a rope, he cannot get out. Perché se Madre Yashoda lo lega con la corda, allora lui non riuscirà a liberarsi. Damodarati Vardhanaveshe. Mother Yashoda worked so hard for many hours to tie Krishna with a rope. But Radhika can bind the heart of Sri Krishna only by in a second. So he's Damodar. Madre Yashoda, lei per ore ha cercato di legare Krishna con questa corda, ma non era mai abbastanza. Mentre invece Srimati Radhika, semplicemente con un leggero sguardo, lei può legare completamente Krishna, e per questo motivo Krishna è chiamato Damodar. Damodar Rati Vardhanaveshi. When Krishna sees the Vesh, how Radhika is decorated from the tip of her toe, tip of her hair. When he sees that, his love increases and he becomes Damodar, bound
under the control of Radhika. Quindi Krishna quando vede il vescio, ovvero in che modo Radhika è vestita dalla punta dei suoi piedi fino alla punta dei suoi capelli, vedendo la sua bellezza, in questo modo lui viene completamente legato dalla bellezza di Radhika. He cannot show his opulences in the presence of such love. E lui non riesce a mostrare le sue potenze nella presenza di questo grande amore. So one may say, being bound is a fault. How can God be limited or bound in any way? Però una persona può pensare che essere legati a qualcosa è un errore, una mancanza. Come può Dio che è onnipotente avere questo tipo di... But this is a completely material conception. Ma questa in realtà è una concezione completamente erronea. If you are bound by iron chains, then you, oh, this is very bad. I'm bound by iron chains. Thinking of this, you think if God is bound, then it's a fault, because I'm not very happy if I'm bound in iron chains. Questa è la nostra concezione materiale, perché se noi siamo legati con delle catene di acciaio, noi pensiamo che questa ovviamente non è una situazione confortevole, quindi noi trasferiamo questa nostra esperienza negativa sulla situazione di Dio e pensiamo come può Dio essere legato a qualcosa. But if a king is bound in a beautiful silk turban, ma se un re invece è legato alla sua testa legata da un bellissimo turbante, if he's bound in gold and jeweled necklaces, o se il suo collo è legato da delle bellissime collane d'oro ripiene di gioielli, then that binding is not the cause of suffering, that binding is a cause of great happiness. allora il fatto che viene legato da quelle cose non è causa di sofferenza, ma è causa di So grande see, felicità. Krishna being bound by love is actually the cause of his greatest joy. Quindi Shri Krishna, essendo legato da questo grande amore, non è causa di sofferenza, ma è la causa della sua più grande felicità. So it is not a fault of Sri Krishna. This is his great quality, that he is prema vasyata, bound by love. Quindi questa non è una mancanza di Krishna, ma è prema vasyata, ovvero la sua più grande, la sua grandezza. So the associates of Sri Krishna, they love him in a very natural relationship. Quindi gli associati di Shri Krishna, loro lo amano in modo molto naturale. And because they love him with that very natural love, then Sri Krishna, he reciprocates with everyone and becomes like Prakrit Shishu, like a natural child. E quindi poiché Krishna è legato dal loro amore, lui è obbligato a reciprocare e quindi lui agisce come una persona normale. And when Sri Krishna becomes like a natural child, then he feels the greatest joy. E quando Krishna quindi agisce come un ragazzo normalissimo, lui prova la più grande gioia. So here, Evam Nigodatmagati, Sri Krishna's opulences are hidden from himself, what? Swamayaya, by the compassion, by the mercy of his associates, because it's their love that causes him to forget his own opulence. Quindi cosa significa tutto ciò? Che le potenze di Shri Krishna sono nascoste a lui grazie alla misericordia dei suoi associati, perché è l'amore dei suoi associati che causa a lui di dimenticare che lui è Dio. Gopatmaja Tvam. Then Krishna thinks, Gopatmaja, I am the son of a cowherd man, Nanda Maharaj. E allora poi Krishna pensa a Gopatmaja, che lui è semplicemente un pastorello figlio di Nanda Maharaj. When Krishna was born, Shukadeva Goswami said, Nandas Tvatmaja Utpanne Jatalada Mahamanaha. When Nanda Maharaj, the news came to him that his sister-in-law came and gave information. She came right from the maternity room of Mother Yashoda. And she came to Nanda Maharaj and said, "You have a son." Sukadeva Goswami spiega che quando arrivò e tuo figlio è nato. Then Nanda Maharaj, though he was quite old and he didn't have any children, but now it is, I have a son, he was very ecstatic. E Nanda Maharaj, nonostante ormai non era più giovanissimo, comunque lui iniziò a saltare dalla grande gioia. So Shukadeva Goswami says, Nandas Tatvaja Utpanne Jatalada Mahamana, the very greatly liberal Nanda Maharaj, he was overjoyed when he heard, Atmaja, I have Atmaja, my own son. E quindi il grande liberare Nanda Maharaj, quando ebbe ricevuto questa notizia, lui disse, Atmaja, finalmente io ho un figlio, un mio figlio. Who can be the father of God? God is the father of all existence.
Però chi può essere il padre di Dio se Dio è il padre di tutta l'esistenza? But still, Nanda Maharaj has that abhiman, that identity. Oh, Krishna is my son, and Krishna has the identity, yes, I'm your son. Papa. E quindi, però, lo stesso a prescindere, Nanda Maharaj ha questo suo. Lui pensa, io sono il padre di Krishna, e Krishna anche lui ha questo sentimento, sì, io sono tuo figlio, papà. Vibhati kvachit agyaptaha pita kunmad padukam. When Nanda Maharaj is returning from his meeting in his council to the home, then little Krishna as a baby, he runs and he takes his father's wooden shoes on his head and comes to meet his father, carrying shoes on his head. Oh, Papa, here are your padukas. E quindi quando Nanda Maharaj torna dal suo consiglio, torna a casa e il piccolo Krishna, che è solo un piccolo bebè, ancora non sa camminare bene, prende subito le scarpe di legno del papà, se le mette in testa e corre verso di lui e dice: "Oh papà, ecco le tue scarpe". So Gopatma Jatvam Charitaya, Sri Krishna is showing the activities. Oh, Gopatma Jatva, I am the son of Nanda and Yashoda. E quindi Krishna mostra Gopatmaja, ovvero che lui è il figlio di Yashoda e di Nanda Baba. Shukadeva Goswami, after glorifying how Mother Yashoda had bound Krishna, he said, Trayat Chopanishad Vischa, Sankhya Yoga Chasatvatai, Upagiyamana Mahatmyam, Harim Samanya Tatmajam. Tatmajam again. He said, Quindi Srila Sukadeva Goswami, dopo aver glorificato il modo in cui Madre Yashoda cercava di legare Krishna al mortaio, lui dice questo verso. See, Krishna is glorified throughout the three Vedas, throughout the Upanishads, throughout the scriptures on Sankhya Darshan and the Yoga Darshan. But that very Krishna, Mother Yashoda thought, Samanya Tatmajam, he is my baby, he came from my womb. Quindi questo Krishna che viene glorificato in tutte le scritture, in tutte le Upanishad, Shankya, Yoga Darshan, ovunque, comunque Madre Yashoda, lei invece pensa, questo figlio è nato dal mio grembo. Oh, unless a person has such an abhiman, following the moods of Brajavasis, they can never attain Krishna in Vrindavan. A meno che una persona ha un tale abhimano, ovvero una tale concezione di se stesso, seguendo il sentimento degli abitanti di Vrindavana, quella persona non potrà ottenere il puro amore per Krishna. Lord Brahma came to Vrindavan and he prayed to Krishna, oh, you are the Purna Brahma Sanatanam, you are the eternal, complete Brahman. And then what happened? Lord Brahma, he could not stay in Vrindavan, he had to leave. Cosa accadde quando Brahma andò scesa a Vrindavana e andò da Krishna? Che lui disse a Krishna: tu sei una Brahma Sanatana, ovvero tu sei l'eterno Brahman, e poi cosa accadde però? Che Brahma se ne dovette andare da Indra Vrindavana. came to Vrindavan, he prayed to Krishna, you are Bhagavan, he had to leave. Indra anche andò a Vrindavana e pregò Krishna dicendo: tu sei Bhagavan, tu sei Dio, e poi che succede? Che dovette andare via. Akrura came to Vrindavan, he also had to leave. Anche Akrura venne a Vrindavana e poi se ne dovette andare. Uddhav came to Vrindavan, he had to leave. Uddhava andò a Vrindavana ma se ne dovette andare anche Why could they lui. not stay? Perché non potevano rimanere a Because they Vrindavana? have the Aishwarya Gyan, knowledge of Krishna's Bhagavata. They don't have the Abhiman, the self-identity of a Brijvasi. Samanya Tatmaja, you are the son of Yashoda. Quindi se ne dovettero andare perché loro avevano Aishwarya Gyan, ovvero avevano la consapevolezza dell'opulenza di Krishna, sapevano Dio, e quindi loro non possono rimanere a Vrindavana perché tutti gli abitanti di Vrindavana loro pensano lui sia solo il figlio di Madre Yashoda e di Nanda Baba. Kunti Devi prayed to see Krishna when he was leaving Hastinapur. Go pyada day to Kritagar Siddhama Tava, ya Teta Sastu Kalilanjana Sambramaksham, Bhaktram Niniya Bhavabhavat Dayastitasya, Samam Vimohyati Viyapi Yad Viveti. Oh Krishna, when you were a child, your mother took a rope to bind you because you had smashed the yogurt pot and filled the kitchen floor with yogurt everywhere. Quindi Kunti Devi quando stava lasciando You're a very naughty Hastinapura, boy. quando lasciò Hastinapura pregò: oh Krishna, tu quando hai distrutto lasciato la piena di yogurt, distruggendo lo yogurt andò in tutta la casa, e quindi Madre Yashoda vedendo ciò ti punì. And when Mother Yashoda was tying you with a rope, your face was full of fear. E quando Madre Yashoda ti legò al mortaio, il tuo viso era pieno di paura. You lowered your face and you were crying and rubbing your eyes, and the
Kajal, black kajal your mother has put on your eyes, mixed with your tears and was streaming down your face. E quindi poi hai abbassato il viso e hai iniziato a piangere con le manine ti strofinavi gli occhi e il kajal, il trucco nero che avevi sotto gli occhi che tua madre aveva messo, aveva iniziato a colare e queste lacrime ti scendevano fino al collo. Kunti Devi said, when I see this vision in my heart of you afraid of your mother, then I become completely bewildered. E poi Devi continua dicendo, quando io ho questa visione di te pieno di paura davanti a tua madre, io divento completamente confusa, sconvolta. Because you are Bhagavan. Perché tu sei Bhagavan, sei Dio. Fear personified is afraid of you. La paura personificata ha paura di te. But you are afraid of your mother? Ma tu hai paura di tua madre. The meaning here is this, that if Krishna was just playing and pretending to be afraid of his mother, then Kunti Devi would say, haha, look at this. Krishna's pretending to be afraid of his mother. Perché la, And cosa, she can understand it. perché la cosa è questa, se Krishna avesse fatto finta di avere paura di sua madre, allora Kunti Devi avrebbe detto, wow, guardate come Krishna fa finta di avere paura di sua madre, perché lo avrebbe capito. But in her heart she sees that the fear in Krishna's eyes is real. He's really afraid of Madhya Yashoda. Però nel suo cuore lei vede che in realtà Krishna ha davvero paura di sua madre, Krishna non sta facendo finta. And being a Dwarka associate or Hastinapur associate, how can God be afraid of anyone? So she's confused. Ed essendo associata di Dwarka o Dassina, pure lei che è consapevole che Krishna è Dio, lei non riesce a concepire questa concezione So della madre. this idea, as long as you think, yes, Krishna is playing, Krishna is Bhagavan, but he's playing like an ordinary child in Vrindavan, as long as that mood is there internally at the time of seva, it's impossible. You may visit, but you'll be thrown out of Vrindavan like all the other Aishwarya Bhav persons. Quindi voi, finché voi fate del seva, ma internamente avete ancora questa concezione che in realtà Krishna sta semplicemente facendo finta di essere un pastorello a Vrindavan, allora voi magari potete arrivare temporaneamente a Vrindavana, ma dovrete prima o poi andare via come tutte quelle persone che avevano questa conoscenza della Aishwarya di Krishna. Raganuga Bhakti means to completely be absorbed, following the natural human-like moods of the Brajabasis. Perché Raganuga significa seguire gli associati di Krishna che sono completamente immersi nei passatempi umani di Krishna. For example, in Sri Brihat Bhagavatamrita, there, Srila Goswami Pad, he has said, oh, a love like the residents of Vrindavan is very difficult to attain. Quindi nella prima Bhagavatamrita viene detto da Srila Goswami che questo amore dei Vrajabhasi è un amore molto difficile da ottenere. Why? Because these Vrajbasis, they have no sense that Krishna is God. Perché questi abitanti di Vrindavan non hanno alcuna consapevolezza che Krishna è Dio. Kevalam lokika prana surid buddhya sa sadhyati loka lokotaro yostav ati lokotaro piyaha. Sri Sanatana Goswami Pad. He's saying that the relationship, a loving relation with Krishna in Vrindavan can only be attained Kevalam lokika prana surid buddhya. Prana surid. Surid means friend. Quindi viene detto che questo amore naturale degli abitanti di Vrindavana per Krishna può essere ottenuto soltanto come questo verso dice, l'amore di un amico. Surid especially means a well-wisher. Surit specialmente significa un benefattore. People always pray to God, oh God, give me this, give me that. Perché molte persone pregano a Dio dicendo, Dio dammi questo, dammi quest'altro. God, you are like my hired gardener, so I'll give you orders and you should deliver them to me. Perché tu sei come il mio guardiano, quindi io ti dico gli ordini e tu fai quello che ti dico. Even those who don't ask for anything from God, but they don't think that God needs anything. O comunque se anche non chiedono nulla a Dio, comunque loro pensano che Dio non ha bisogno di nulla. Here in this verse, Evan Nigud Atmagati. Atmagati means Krishna's way of existence being Atmaram and Aptakam, fully self-satisfied, and all his desires are fulfilled. Is Atmaramata and Aptakamata is Nigudha in Vrindavan, completely hidden. He's never satisfied, he's always
hungry, lazy, thirsty. Angry. Quindi questa parte Atma Gati significa anche che Krishna è Atma Rama, ovvero è sempre soddisfatto in sé, è Niguda a Vrindavan, ovvero che queste sue qualità che non ha bisogno di nulla, è sempre soddisfatto, sono nascoste, perché infatti Krishna a Vrindavan è sempre svogliato, ha fame, si arrabbia, So, tantissime cose. if someone is Aparam, they have everything, they don't need anything. Then how can you be their well-wisher? We are only the well-wisher of a person who is vulnerable and has needs. And then you wish, oh, I wish that you have all the things that you need. Quindi come possiamo essere il benefattore di qualcuno se quella persona è Atmarama, ovvero è già soddisfatta in sé? Perché un benefattore pensa sempre di una persona che è vulnerabile, pensa sempre possa tu avere tutto quello di cui hai bisogno. So the Surit Bhav is to a vulnerable person. Quindi questo Surit Bhav è sempre verso una persona vulnerabile. So Kevala means exclusively. Quindi Kevalam significa esclusivamente, in modo esclusivo. Lokika means of this world. Lokika significa di questo mondo. Pran, that person who is more dear to you than your own pran. Pran significa quella persona che è più cara a te del tuo stesso prano. And the pure feeling, oh, you are very vulnerable. I only want what's best for you. E puri sentimenti, ovvero che io non voglio nulla per te, eccetto quello che è la cosa migliore per te. But that buddhi, Krishna is attained in Vrindavan. Attraverso quella buddhi cui Krishna viene ottenuto a Vrindavan. So Kevalam Lokika Prana Surit Buddhya Sasadhyati. Such love. It is Loka Lokatara Yosav. It is beyond, it is, even though it seems like something of this world, but it is beyond this world, it is beyond the coverings of this world. Atilokotropia, it is even beyond all the planets of Vaikuntha and Mathura and Dwarka. Quindi questo amore, anche se sembra una cosa di questo mondo, in realtà è oltre questo mondo, è oltre le coperture di questo mondo ed è anche oltre i pianeti più elevati come Dwarka o Mathura. So this Atyanta Pagara Mamata Yukta Lokik Sadbandhu Bhat Sambandha, the relationship with Krishna like a natural friend of this world, which is imbued with extremely condensed mamata possessiveness. Oh Gopal, you are mine. Quindi This is the nature, the swarup of prema. Quindi questo sentimento di puro amore verso Krishna in modo completamente naturale come quello di un amico e dove c'è così tanta mama, davvero di possessività, dove la persona pensa oh Krishna tu sei il mio amico, tu sei mio, allora questo sentimento, questo è il vero prema, il vero puro amore per Krishna. If you have the idea that Krishna is God, you always think of reasons why you have to serve him. Perché se noi pensiamo che Krishna è Dio, allora dovremmo anche sempre pensare a delle ragioni per cui dobbiamo But in servirlo. Vrindavan, no one has any reasons. Ma a Vrindavan nessuno ha alcuna ragione per They cannot servirlo. explain it, it's just spontaneous. Loro non riescono a spiegarlo, è semplicemente spontaneo. Matirati yuvati pratiriyat pralayata madhuramaicha ko raja gaganam vilasati nagaram naikashiro mangaram nama. In a prema patanam, it is said, there was a king, E prima Padre mi viene detto che c'era un re, Madhuramaicha, very sweet and with a dark complexion. e Madhura Mesha, lui era molto dolce e con una He carnagione had scura. two queens, E lui aveva due regine, Mati and Rati. Mati e Rati. Mati means thoughtfulness. Mati significa essere pensieroso. Thoughtfulness, contemplation. È una persona che pensa sempre a tutto. Yes. And Rati means love. Quindi che è sorta nella contemplazione, invece Rati significa amore. So the older queen was Mati and the younger queen was Rati. Quindi la più adulta, la più grande era Mati e la più giovane era Rati. But that king had more love for Rati than for Mati. Però quel re aveva più amore per Rati, era più giovane che per Mati. So she was embarrassed and she left his kingdom. Quindi lei era imbarazzata da ciò e se ne andò. And then Rati, the queen who was left behind now, she took all the laws of the kingdom and reversed them, made them upside down. E adesso Rati, la moglie che era rimasta, prese tutte le leggi del regno e le capovolse. That palace where they live is called Naikashira. That means it has many towers. E
E questo palazzo ha tantissime torri. But in Sanskrit, Naikashira means also without a head. E viene detto Naikashira, ma questa parola Naikashira significa anche che è senza un cappello. What is the meaning of the poem? Qual è il significato di questo poema? Mati and Rati. In this world, first we think about someone. Quindi no, scusate, è senza testa, non senza cappello. We Quindi cosa consider significa? very carefully who is this person, are they like, what have they done? And then afterwards we decide whether to love them or not. Quindi cosa significa che in questo mondo So noi- Mati, calculation comes before Rati, love. Quindi in questo mondo prima viene Mati, ovvero noi prima la persona che abbiamo davanti la calcoliamo completamente, vediamo, la analizziamo, vediamo in che modo quella persona ci può beneficiare e poi vediamo se ci va bene o no. But in Vrindavan, first there is Rati, first love. Ma Vrindavan invece prima c'è il Rati, prima c'è l'amore. Is Krishna good or bad? Oh, we don't care. Only we love him. Krishna è bravo o cattivo, non ce ne frega niente, noi lo amiamo e basta. In Vrindavan, love is first, without thinking. They can think afterwards, but then whatever they think afterwards, it doesn't matter because anyway they love him. E invece a Vrindavana prima loro lo amano, prima amano Krishna e poi pensano a quello che ha fatto, quello che potrebbe accadere, ma comunque quello che pensano non gliene frega comunque nulla perché lo amano e This basta. is Radhika's mood. Questo è il sentimento di Aslisya Radhika. va pataratam pinashtumam adashanam mama hatam karotu va yatatata va vidadatu lampato mat prananatastu sa eva napara. Oh, Krishna can embrace me or he can trample me under his feet. Perché Radhika pensa sempre Krishna può amarmi oppure mi può anche schiacciare sotto i suoi piedi. He can make me feel like the most important gopi in all Vrindavan, or he can completely break my heart by neglecting me. Perché lui mi può far sentire come la coppia più importante di tutta Vrindavana, o mi può anche distruggere il cuore ignorandomi. Whatever he does, I accept it Qualsiasi cosa lui fa io lo accetto, because he has done it. perché è lui che lo fa. But prananatastu sa eva, he is my prahan, and there's no one else. Lui è il mio prana e non c'è nessun altro. So when there is a mood of Aishwarya, knowledge of Krishna's opulence, so he is God. Reason. But in Vrindavan, not Mati and then Rati, just Rati, pure love. Quindi una persona che ha Ishvarya Jnana, che ha la consapevolezza dell'opulenza di Krishna, che sa che è Dio, lui pensa sì, io devo servirlo, devo fare questo, poi quest'altro. Mentre invece a Vrindavana, prima di Mati, della considerazione, c'è Rati, il puro amore. Quindi i Vrajabasi hanno solo amore per lui, non pensano a nient'altro. Oh, do you remember the verse we discussed the other day? Vi ricordate il verso Ka che abbiamo... panditastoda param sharanam samir. Vi ricordate questo verso che abbiamo discusso le lezioni fa? Who is praying in this verse? Chi è che prega in questo Akrura. modo il verso? Akrura. And he's saying, to whom shall we surrender? Ka pandit, what learned person would not surrender to Krishna? E Akrura dice, a chi non si arrenderebbe a te, quale persona intelligente non lo farebbe? Why? Perché? Bhakta priyat ritigara surida kritagyat. Krishna is very affectionate to his devotees. He always keeps his word. He is the well-wisher of his devotee and he's very grateful. Perché Krishna, lui è sempre, pensa sempre ai suoi devoti, lui è sempre molto gentile e lui ogni cosa è sempre il benefattore dei suoi devoti. So by this verse, Akrura is giving all the reasons why we should surrender to Krishna. Quindi in questo modo, in questo verso, Akrura sta spiegando tutte le motivazioni per cui noi ci dovremmo abbandonare a Krishna. But if you need some reasons to surrender to Krishna, that means you don't love him. Però se hai Understand? bisogno di delle ragioni per cui dovresti abbandonarti a Krishna, significa che tu non hai il puro amore per Aho lui. baki yamstana kala kutam. Krishna is so kind. He gave the position of a nursemaid in Golok to Putana. So to whom should we surrender? Only to Krishna. Perché Krishna è così misericordioso che lui ha dato la posizione di una data a un demone Putana, quindi chi non si arrenderebbe a lui? This is Mati then Rati. Questo però è Mati, First prima, thing. Oh, let's measure everyone. Oh, Krishna is the best candidate to surrender. Okay, let me surrender here. però questo, quindi prima c'è Mati, prima c'è la considerazione e poi Rati. Vediamo un po' tra tutti quanti chi è il migliore Krishna, allora mi devo abbandonare a lui. So see the difference between a prayer by Akrura. It's a wonderful prayer.
And it's beneficial for us because it is persuading us, giving us the reasons why we should surrender to Krishna. But that is not like the love of Vrindavan. If you need a reason, then that means you have the Aishwarya Bhava. Quindi vedete la differenza tra le preghiere degli abitanti di Vrindavana, che non hanno bisogno di alcun motivo per amare Krishna, e invece questa preghiera che, nonostante sia bellissima ed è molto valida per noi, perché ora ci sta dando tutte le motivazioni per cui ci dovremmo abbandonare Krishna, ed è anche molto persuasiva, però comunque è piena di Aishwarya Gyan, è consapevole dell'opulenza di Krishna. Compare the prayer of Akrura with the prayer of Raghunath Das Goswami. Comparate la preghiera di Akrura con la preghiera di Srila Raghunath Das Goswami. He said, Anadi Sadi Va Patu Atimito Va Pratipada Pramilad Karunya Praguna Karana Ina Itiba Maha Vaikunte Shadika Iyanarova Brajapate Ayam Sunu Manastam Prabhuvara. Srila Raghunath Das Goswami is saying, Ayam Sunur Goste, this son of Nanda Maharaj, in the dairy farm village of the Nandagram. Quindi questo figlio di Nanda Maharaj nel paese di Nandagram, Pratijani Mamastam Prabhuvara, may he be my Prabhu, life after life. in questo paese di pastorelli, possa lui essere il mio Prabhu vita dopo vita. Anadi Sadirva, Krishna may be Anadi, have no beginning, or maybe he does have a beginning. Possa Krishna essere Anadi, senza fine, senza inizio, oppure magari ce l'ha un inizio. Patur Atimiduva, Krishna may be very, very soft and gentle, or he may be very rough and violent. Krishna può essere estremamente delicato e morbido, oppure può anche essere grezzo e violento. Pratipada Pramilad Karunya, he may be merciful at every step, Praguna Karunahin, or he may be excessively cruel. E lui può essere estremamente misericordioso ad ogni passo, o può anche essere estremamente crudele. Mahavaikunte Shadika, Krishna may be the Lord of Mahavaikunta. Krishna può essere il Signore di Mahavaikuntha. Or Ihonara, he might be a human being from this world. O può anche essere un umano di questo mondo. And Perché lui è solo il mio brano, lui è il figlio di Nanda Maharaj ed è mio e qualsiasi cosa lui sia. you see, Raghunath Das Goswami is not giving the catalog, the list of reasons why you have to surrender to Krishna, because he has a spontaneous rag, spontaneous love for Sri Krishna. He can even give the list of all the faults that Krishna might have and he doesn't get. Quindi vedete come in realtà non sta dando la lista dei motivi per cui noi ci dovremmo abbandonare a Krishna, ma lui semplicemente lo ama e basta. Noi potremmo anche dare la lista di tutti i difetti che Krishna ha e lui comunque lo amerebbe lo stesso allo stesso modo. So Gopatma Jatvam Charita Vidambayan. See, Krishna is manifesting the activities, the charita, just like an ordinary cowherd boy. Quindi Krishna sta manifestando le sue charita, le sue attività così come un normale umano. Ramay Ramalalita Padapalavo, even though in his form in Vaikuntha, Lakshmi Devi is always massaging his lotus feet. Quindi fare delle attività come un normale pastorello, però nonostante ciò anche questo Here we should take Ati Radhika. Quindi questo punto del verso significa che lui si è allontanato dai suoi amici che sono andati a portare le mucche al pascolo per incontrarsi segretamente con Radhika e le gote. Who was Lalita? Lalita means she was doing Lalan Palan, caressing and pampering his feet. Chi è che stava, Lalita significa chi è che stava facendo Lalan Palan, ovvero che stava coccolando i suoi piedi di loto. Haripadanaka Koti Pristaparyanta Simha Tatamapi Kalayantam Prana Kotera Vishtam Pramoditam Avirakshi Brinda Vaidagya Diksha Gurumati Gurukirtim Radhika Machayami. Srila Rupa Goswami Pad, he said, I am worshipping that Srimati Radhika, who is like the Diksha Guru to all the Braj Gopis in ecstatic loving service to Sri Krishna. Srila Rupa Goswami dice
io vedo che la cima di Radharani è come la dicia guru di tutte le gopi di Vrindavana nel servizio estatico di amore a Krishna. The extreme edge of the tip of the toenail of Sri Krishna is more dear to Radhika than 10 million of her own lives. Perché la punta più estrema di un'unghia del piede di Shri Krishna è più cara a Srimati Radhika di milioni e milioni di sue vite. Yate sujata charnam muruham staneshu. With so much affection, Sri Radhika holds the feet of Krishna upon her heart. E con grandissimo affetto Srimati Radhika tiene stretta al suo petto i piedi di lato di Krishna. So evam nigodatma gati, Sri Krishna is hiding his secret meeting with Radhika, where she is serving his lotus feet. Quindi Krishna si nasconde segretamente con Srimati Radhika dove lei sta servendo i suoi piedi di loto. Apart can also mean that Krishna, who he is pampering the lotus feet of Srimati Radhika. Ma può anche significare questa parte del verso che è quel Krishna che lui stesso coccola e serve i piedi di loto di Srimati Radharani. See, Krishna is always remembering the lotus feet of Radhika in such a way that if he wants to meet with her one kunj, then he's thinking, oh, today Radhika will walk along this path to meet with me in this place. So he goes there ahead of the date, and he goes to the path, and he takes away any thorns or any stones from the path, and he picks flowers and he sprinkles flowers on the path, and then he takes off his pitambar and he walks away from the path backwards, wiping out his own footprints. So Radharani will never know what service he has done for her lotus feet. Krishna è così attaccato al servizio dei piedi loto di Srimati Radharani che se loro si sono dati appuntamento per incontrarsi in un corso di Vrindavana ad una certa ora, Krishna va un po' prima di lei e vede, già sa che Radhika cammina lungo quel percorso specifico per arrivare ad incontrarsi con lui, quindi Krishna andrà là e toglierà tutti le spine o sassi in modo che i suoi piedi loto non si faranno del male, e poi cosparge dei fiori e camminando indietro prende il suo pitambara e in quel modo cancella tutte le impronte così che lei non sa che l'ha fatto lui. Oh, it's very sweet because when love is not pure and we do something for someone, we want to get some validation and appreciation for that. That other person should see, maybe others should say, did you see what I did? But when love is so pure, then there's such a humility. The praying makes one feel, I have no love, and one drowns in humility. And so the greatest happiness is there in doing a service, and even no one should know, even the person you're serving, they should not know. Quindi è una cosa estremamente dolce, perché le persone di questo modo, quando l'amore non è puro, anche se si fa una cosa per l'altra persona, poi in qualche modo si vuole essere validati da quella persona, quindi si fa una cosa e poi ti dice hai visto quello che ho fatto per te, però invece il puro amore annega completamente nell'umiltà, quindi una persona che vuole fare un servizio alla persona che ama, lui considera che non ha per nulla amore, quindi in questo modo la più grande felicità è nel servizio che non viene conosciuto da nessuno, nemmeno dalla persona a cui il servizio stesso è rivolto. Gramyai samam gramyavadisha chestita. Now we're coming to the last line. Quindi stiamo arrivando all'ultima riga. Gram. Nandagram, village, means village. Gram è una parola bellissima, come Nandagram significa villaggio. So Gramyai sama means Krishna in Vrindavan, he's surrounded by so many villages. Qui significa che Krishna a Vrindavana è circondato da tantissimi abitanti del villaggio. When he's born, they celebrate his birthday. E quando lui è nato, loro hanno celebrato il suo compleanno. Jio Sham la la, Jio Sham la la, Lili Devi Patariya la.
is born and he is very sweet, all the villagers come and they give blessings. Oh, Gio. Chiranjeevi, may you have a long life. Quindi se un bambino è appena nato, e allora tutti gli abitanti del villaggio vanno lì e mostrano il loro affetto e in quel modo gli dicono Gio, possa tu avere una lunga vita. If the child is crying, oh, don't cry. E se il bimbo piange, allora dicono no, non I piange, have a laddu for you. ho un lato per te, un dolce. So this is village life. Everyone knows each other and they have love for the children. And especially in Braja, everyone loves, even more than their own children, even more than their own life. They love Nandanandan Krishna. Quindi questa è la natura di un villaggio che tutti conoscono tutti e i bambini vengono amati da tutti quanti e vengono cresciuti insieme. Quindi però specialmente a Vrindavana tutti quanti amano Krishna e non solo amano Krishna ma tutti quanti amano Krishna più dei loro stessi figli, addirittura più della loro stessa vita. Someone may say, oh, you Gaudiya Vaishnavas, you are very sentimental. Però alcuni dicono sì, ma voi Gaudiya Vaishnava siete You molto are just sentimentali. imagining that the spiritual world is like this holy place Perché voi pensate where we all live together in a village. perché voi vi immaginate che il mondo spirituale è un villaggio dove tutti vivono insieme e sanno. I am a Pandit. I am a scholar of Vedanta Sutra. I don't follow your ideas. Perché io sono un pandit, io studio il Vedanta Sutra, io non seguo le vostre sciocche idee. But in Vedanta Sutra, there it is said, in Vedanta Sutra, Ma nel Vedanta Sutra viene detto Bhuta Gramavat Swatmanaha Antara Bhuta Gramavat Swatmanaha. The meaning is Antara, inside. Bhuta Gramavat. There is a village that appears to be made of elements like of this world. Earth, sand, sky, water, stone. But Swatmana, it is the manifestation, it is the Vaibhav. It is the Vaibhav, the Tadrupa Vaibhav. It is the extension of the body of the soul. This is in Vedanta Sutra. Quindi nel Vedanta Sutra viene detto che internamente esiste questo villaggio che è fatto come un villaggio normale con delle rocce, degli alberi, è fatto come un villaggio normale, però in realtà questo villaggio cos'è? È il Tadrupa Vaibhav, ovvero la manifestazione interna dell'energia di Dio. So Antara Bhuta Gramavat Swatmanaha. Srila Baladev Vidyabhushan in his commentary on the Vedanta Sutra, he gives another meaning. One meaning, Swatmana, means that this village, this transcendental village, is the extension of the spiritual power of God. Another thing is Swatmana, means that this beautiful village is only experienced by those persons who Krishna considers Swatmana his own heart. Quindi questa parola Swatmanana può significare due cose, una che è l'espansione dell'energia stessa interna di Krishna, oppure che questo villaggio può essere conosciuto soltanto da quelle persone cui Krishna considera Swatmanana, ovvero che quelle persone sono importanti come la sua stessa atma per Krishna. So Baladev Vidyabhushan, quoting from the Upanishads, he said, Na yam atma pravachanena labhyo na medaya na bahuna srutina yameve se vrinute tena labhyas tasyai satma vivrinute tanum swam. Tanum swam. That means one cannot meet with Atma, the Supreme Lord, face to face, only by your intelligence or by giving learned discourses or by much study of the Vedas. Quindi Srila Baladev Vidyabhushan quota questo verso dove dice che noi non possiamo approcciare o comprendere Dio semplicemente partendo da quello che noi già conosciamo. Tasyaistatma vivrinute tanum swam. That Supreme Lord only reveals himself to Swam, his own, those persons to whom he chooses. Perché Krishna, Dio si manifesta soltanto a quelle persone che lui stesso decide di manifestarsi. So Antara Bhuta Gramavat Swatmana means in the core of your heart there is a transcendental village which appears just like a village in this world,
but it is only known by those who Sri Krishna has accepted as his pran, his life and soul. Quindi questo verso significa che internamente nel nostro cuore c'è questo villaggio che appare come un altro villaggio, ma in realtà è la manifestazione dell'energia prana, ma soltanto coloro che Krishna stesso li ha accettati come il suo stesso prana, la sua energia vitale, loro possono accedervi e vederlo. So Nandagram is that gram mentioned in Vedanta Sutra. Quindi Nandagram è quel gram che It's not an ordinary gram. In Brajbasa, gram is gown. che viene denominato nel Vedanta Sutra. Ad esempio in Brajabhasa, nella lingua di Vrindavana, gram diventa gaon. Vrindavan sobanhi Nandagaon sogan Bansi bhat sobat nahi Krishna naam sona Jai Jai Sri Radhe. In Brajbhasa it is said Vrindavana soban nahi. You know this forest of Vrindavan, this ban? It is not a ban. Nella lingua di Vrindavana viene detto: voi conoscete questa vanna, questa foresta che in realtà non è una foresta. Nandagaon sogan. You know this actually E questo Nandagram in realtà non è un grammo, è un villaggio. Bansi Bhat. So Bhat nahi. You know this banyan tree called Bansi Bhat? This is not a banyan tree. E questo Vamsi Bhat, questo albero Vamsi, in realtà non è un albero Vamsi. Krishna Nam Sonam. His name is not a name. E conoscete questo Krishna? Questo non è un nome, It is Krishna himself. è Krishna stesso. It is not a name of this world. E non è un nome di questo mondo. So Nandagaon is not a village of this world. E Nandagaon non è un villaggio di questo mondo, non è un villaggio It is perché the non è un highest villaggio, destination beyond Mahavaikuntha. non è un villaggio di questo mondo, ma è oltre Mahavaikuntha. So Gramyaisamam Gramyavat Isha Chestita. See Krishna, he's Isha Chestita, one who does activities which are filled with opulences. But he's plain Gramyavat like a villager with other villages. Quindi Isha Cestità, che Krishna, le sue attività sono così piene di opulenza, però comunque cosa accade? Gramya Samyavada, ovvero che lui agisce come una persona comune del villaggio. How can he be Isha Chestita, doing activities which are full of opulences and also playing like a village boy? E com'è possibile che lui fa delle azioni che sono strapiene di opulenza, di Aishwarya, però lui comunque agisce come una semplice persona del villaggio? Evam Nigudatma Gati. The opulence is hidden. E Vanni Gudatto Gati, ovvero che l'opulenza viene nascosta. Oh, rewind to the beginning of the class. Tornate indietro all'inizio della classe. Evam. Evam means that when Krishna was tired from playing, the cowherds, they made one very beautiful bed of leaves and said, Krishna, come and take rest here. Quindi Evam, in questo modo, come dicevamo nell'inizio della lezione, quando Krishna è stanco per aver giocato con i suoi amichetti, però in realtà ci sono milioni di pastorelli che And different groups of boys had made millions of beds here and there in the forest. i milioni di pastorelli hanno fatto diversi letti di foglie per Krishna. And they came to him and said, oh Krishna, come and lie down on this bed I have made. Krishna said, yes. E tutti vanno da lui e dicono: Krishna, vieni in questo letto che ti ho fatto. E Krishna dice: And sì. expanded himself. And he went and he lay down on every bed. But every boy is thinking, oh, I'm so lucky he only came and to lie down on the bed of leaves that I have made. E quindi Krishna si espande in milioni di Krishna che vanno tutti quanti nei letti che i pastorelli hanno creato per lui, però tutti i pastorelli pensano: Krishna è venuto solo da me. So he's playing like an ordinary boy, but in these ordinary activities, the Isha Chestita, only things that God can do are going on, but Nigudat Magati, everything is hidden from those who are there. Quindi Krishna compie queste azioni che sono estremamente piene di opulenza, Isha Cestita, però in realtà questa opulenza viene nascosta. Swamayaya, and because of the brain, the mercy of his associates, it's even hidden from him. The ghost lies down, I think I'm the only form here. He doesn't know even about his own other forms. So, Nigodat Magati Swamayaya, Krishna knows. Why? Because he is me gopis.
But every gopi thinks Krishna is all. Ma questo può essere spazio anche al terzo verso, perché così come Krishna si espande in milioni di forme per ballare con ogni gopi, però ogni gopi pensa lui sta ballando solo con me. But if any of Radhika's Sakis find out that he's meeting with someone else, then he'll be in big trouble. Però se le Saki del gruppo di Radhika scoprono che Krishna si è incontrato con qualche altra Saki eccetto Radhika, allora lui sarà in grave. If Radhika will notice and just raise her eyebrow, then Krishna panics and all these forms all just one form. E se Radhika per caso se ne accorge, allora lei basta semplicemente che alza un attimo le sopracciglia e Krishna entra completamente nel panico e tutte le altre forme scompaiono in istante. Remera Malalita Pada Palavo. Hiding inside also. E quindi poi Radhika è da sola nel Kunj dove sta servendo ultimamente i periodi di Krishna e ci sono soltanto poche intime amiche che si trovano nel Kunj, magari sono fuori ma comunque sbirciano dentro. Ahuna Kim Sokantena Kridantya Pilata Grihe Paryanka Distapitamba Vastre Vachaditam Kochit. Srila Prabodhananda Saraswati Thakur tells, when Radha Krishna, they feel very attracted to each other, then the other maidservants, then they think, oh, we should let them be alone, and they disappear, they go out of the kunj. So they have privacy. Spiega come quando Radha e Krishna si vogliono servire, si vogliono incontrare recentemente, allora le altre Saki escono dal kunj e li lasciano da But soli. if any Dasya her loving service so much, then Radhika may catch her by the hand and then take her one cloth and just stay there and put it over the head of that side. The others have left, but she hides one under a cloth. So then that Dasi stays inside the kunj. Quindi cosa, però se tutte le quante se ne vanno, però se invece ci sono delle Saki che hanno servito estremamente intimamente Radhika e le hanno dato grandissimo piacere, allora Radhika magari una di loro la ferma tirandola dal vestito e prende un suo vestito e glielo mette addosso in modo che così lei è coperta e la fa rimanere lì. So perhaps only one can stay inside and a few will go outside. Quindi magari solo una rimane dentro e le altre escono fuori dal kunj. So then that makes a big problem because how many Gaudiya Vaishnavas are there? Però questo è un problema, no? Perché quanti Gaudiya Vaishnava esistono? All the Gaudiya Vaishnavas, thousands and thousands, they want to attain Radha Dasyam. E tutti i Gaudiya Vaishnava, milioni e milioni, vogliono ottenere la Dasyam. But if only a few can be there to serve, then what will happen? There will be a very long waiting list. Ma se soltanto una persona può rimanere lì dentro, allora che accade che ci sarà una lista d'attesa infinita. Then you have to, the gopi, you become a gopi and have to wait till you're 70 years old before you can do any seva, because your name is on the end of the list. E se sei una gopi e sei appena arrivata, allora dovrai aspettare che arrivi a 70 anni e poi finalmente potrai servire perché il tuo nome è alla fine della lista. Gramyasamam Granyavad Isha Chestita. Though Krishna is behaving like a cowherd boy who is secretly meeting with his beloved in the forest, but because this is Isha Chestita, all those souls who have received the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, they can be that one who is inside and serving very closely. Isha Chestita. They can all be that one. Quindi anche se l'opulenza di Shri Krishna viene nascosta, comunque quelle anime che hanno ottenuto la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu possono essere quella servita da sola insieme a Radha Krishna nel Kunj, e questo è grazie alla Isha Chestita, ovvero all'aspetto opulento di Krishna. So there are so many more meanings of this verse, but we ran out of time. So Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Quindi in realtà ci sono moltissimi altri significati a questo verso, però abbiamo terminato il tempo, quindi abbiamo terminato. Sadhu, sadhu, So try to learn these verses. My Gurudev used to say, if you don't learn the verses of Srimad Bhagavatam, your heart will be like a desert. Quindi Dry. cercate di impararvi questo verso. Il mio Srila Gurudeva diceva sempre che se voi non vi imparate i versi dello Srimad Bhagavatam, il vostro cuore sarà secco come un deserto. We heard that when Mahaprabhu came back from Gaya, what was he doing?
Abbiamo sentito che quando Mahaprabhu tornò da Gaya cosa When he faceva? met with the devotees in the house of Suksumba Brahmachari, what was he doing? Quando lui si incontrò con i devoti nella casa di Shila He Shugambaracharya, didn't say hello or goodbye or how are you. Only as soon as he sees the devotees, then so many slokas, so many verses are coming. cosa fece? Come vide i devoti, lui iniziò semplicemente a recitare tantissimi sloka. I was chanting Hare Krishna, then singing a verse, and then again chanting, and then again singing a verse. So now, you just learn the important verses, and later, when the mercy of Guru and Gauranga is coming and Prem is coming, they will begin to, they will sing them in ecstasy when you are chanting Harinam also. Quindi adesso per ora voi imparate i versi e basta, e poi con il suo tempo, attraverso un grande canto, poi tutti questi versi vi torneranno su da soli e voi canterete il Mahamantra e poi i versi e poi il Mahamantra in questo modo naturalmente. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare.
वृंदये तुलसी दया